Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buon pomeriggio e buongiorno cari amici di Smart and Healthy. Questa è la trasmissione che non meritavate, ma ce l'abbiamo come ogni mercoledì in diretta alle ore 15 più o meno, dai, minuto più, minuto meno. Orario italiano, perché è orario americano, perché Piero, ciao Piero. Ciao, buongiorno, da noi sono le 9 del mattino, 7, le 9 del mattino, quindi ecco perché buon pomeriggio, insomma qua inizia a far buio, sì. Da te è luce. Da me è luce piena, ma fa un freddo biscio, mettiamola così, come sì, si diceva. Fa freddo anche qui, più o meno fa freddo anche qui. E intanto che dirvi, intanto siamo nella metà del mese, vi ricordiamo di seguirci innanzitutto, non solo, vi comunichiamo a reti unificate che dopo questa puntata noi torneremo il 7 di gennaio, quindi noi faremo a fine puntata, a fine trasmissione gli auguri già da adesso, non si fanno prima ma sono quelli di compleanno, noi tanto dall'8 di gennaio, dall'8 di dicembre, scusate, iniziano gli auguri a te e famiglia. A te e famiglia, sì, i famosi auguri a te e famiglia, che sono quelli che poi tutti odiamo alla fine, mettiamola così, però va bene. La settimana scorsa, quindi vabbè, insomma, noi li facciamo prima e vabbè, insomma. Caro Piero, abbiamo tanti argomenti da trattare, da poter trattare. Ovviamente non li tratteremo tutti perché abbiamo questa oretta, poco meno. Anche perché sennò poi si va a finire altro che anno nuovo, se li trattassimo tutti. No, ma poi nelle prossime puntate dobbiamo trovare qualcosa di cui parlare, se no non c'è il rischio. Quello dubito sia un problema, mettiamola così, però vabbè. Sì, no, non c'è il rischio di rimanere senza argomenti grazie a tante cose, a tante concomitanze, quello siamo d'accordo. Però intanto vi ricordo che potete vedere la trasmissione, le nostre puntate sul canale YouTube di Radio Centro Web. Non solo, possiamo anche dirvi che noi andiamo in onda audio sia in diretta, in trasmissione in radio, oppure sul canale di Spotify. Vi ricordo che da gennaio le puntate saranno condivise, perché io continuerò a salvare tutto su tutte le piattaforme, ma inizieremo a condividere solo ed esclusivamente quelle che verranno pubblicate su Substack. Quindi se vedrete, perché Substack dà la possibilità di condividere su Spotify, ma se vedete Radio Centro Web, vedete Smart and Healthy, scusate, vuol dire che la puntata l'originale è su Substack. Spotify è solo una divulgazione, ma il file originale è sul mio computer, ma questo è un altro paio. Quello è un altro paio di maniche. Un altro paio di maniche, ma il mio computer non fa da server. Esatto. Va bene. Mettiamola così. non diciamo no. Allora, chiariamo un attimino la cosa. Diciamo, questo piccolo spostamento è dovuto anche un pochino a motivi di correttezza, chiamiamola così, per comportamenti non troppo ortodossi da parte di Spotify, mettiamola così. Allora, diciamo che possiamo dire, rimanendo nel politicamente corretto, sì. Ok? Va bene? Sì. Noi stiamo professando da un annetto, da quanto dura Smart and Healthy, eticità, legalità, ok? Benissimo. Ho visto una notizia recentissima di una cosa, per dopo
Cosa ne parla? Sì, sì, vai. Di Mariah. Mm. Mi sa che ho visto qualcosa anch'io, ma poi se ne parla dopo. Penso sia Sì, la stessa cosa tua. Credo sì, sia la stessa ci cosa sta, tua. Sì. sicuramente. E noi professiamo tante belle cose, è chiaro che poi alla fine noi dovremmo, prenderemo questa decisione per allinearci anche a quello che diciamo, se no sarebbe come già in questo mondo di ipocrisia. Diciamo sarebbe ulteriormente ipocrita non farlo, mettiamolo così. Esatto, quindi troverete le puntate su Spotify, ma perché Spotify le condivide poi tramite codici API, non vi sto a spiegare, non le API gli animali, ecco, sono dei codici, non vado nel tecnico perché sennò poi ci mettiamo una eternità, però non sarà salvata la puntata su piattaforma Spotify, ma sarà solo divulgata. E vabbè, sono tecnicismi, però noi avremo le puntate, gli episodi solo su Substack, su onde sonore, su Radio Centro Web e su Substack. Bene, detto questo, dica. volevo parlare di questo aereo quasi abbattuto. Sì, no. Già c'è stato l'aereo che ha dovuto fare l'atterraggio d'emergenza e l'ha fatto su una macchina, poracci. Infatti, all'inizio pensavo questa è intelligenza artificiale dove simulano, invece no, era realtà. No, quella era pura realtà. No, quello sì. E c'è stato anche un quasi incidente, oltre che diplomatico e non soltanto, anche fisico. Allora, diplomatico ormai sono giorni che c'è stato perché ovviamente diciamo nella situazione tra Stati Uniti e Venezuela il nostro buon autore ghostwriter non poteva trattenersi, ma doveva metterci di suo e hanno sequestrato una petroliera venezuelana trattenendo il petrolio ovviamente in acque internazionali, come al solito, come sosteneva il nostro ministro Crosetto, il diritto marittimo è una cosa poco considerata. Fino a un certo punto, vale fino a un certo punto. Fino a un certo punto, quindi sappiamo tutti benissimo che abbiamo avuto già dei validi esempi di questo. Quindi, oltre a questo, è notizia di un paio di giorni fa che a quanto pare un aereo civile della JetBlue, guarda caso, sopra i cieli venezuelani. Sarà un caso? Non sarà un caso? Ha rischiato di fare la stessa fine dell'aereo dell'American Airlines, che è stato deliberatamente abbattuto da un elicottero militare statunitense sopra i cieli dell'aeroporto di Washington. Guarda caso, anche in questo caso il mezzo militare americano aveva il transponder spento, quindi non c'era modo per i piloti del velivolo della JetBlue di vederlo se non all'ultimo secondo, e per fortuna sono riusciti a cavarsela. Vogliamo fare due conti? Non lo so, vogliamo fare... Mi dica lei, signor Fulvio, perché io a questo punto rimango basito. No, rimango speechless, come dicono. No, vabbè. Non so cosa pensare. Non sai cosa pensare, non sai cosa dire. Entrambe le cose, perché di cosa dire ce ne sarebbero tante, ma non si può, siamo errati. Secondo me sono tutte piccole, sono briciole per arrivare allo scontro, una sorta di scontro, cioè io ti provoco, sono provocazioni che fortunatamente magari era anche a sommo studio il fatto di non tamponare stereo, di non incidentare, non creare incidenti, ma far sembrare che fosse quasi un incidente. Però sono provocazioni e alla fine magari c'è la goccia, arrivare alla goccia e far traboccare il vaso per poi scatenare, o anche dare motivo di, cioè io ti provo, poi ti do un motivo di rispondere e allora appena rispondi vedi, allora sei cattivo.
e se sei attivo, se dimostro che sei attivo, io posso poi controbattere. Sì, allora, è vero anche questo, diciamo un po' stile Torri Gemelle sostanzialmente, come quello che è successo con le Torri Magari Gemelle. magari più subdolo, In che magari più senso? subdolo, ma per il semplice fatto che il discorso del 2001 è stato talmente eclatante e talmente evidente che, insomma, qui siamo più sul sottile. È un sottile velato, perché poi alla fine è il segreto di Pulcinella, perché lo sanno tutti, però, cioè, non è io ti bombardo o faccio schiantare l'aereo, a proposito di aerei, su un qualche edificio, allora vai, posso comunque, allora in quel caso lì, dichiarare guerra, ma no, io sto facendo tutte cose a sommo studio per, cioè io ti provoco per essere provocato. È tipo cecco toccami, la mamma non vede e poi mi ha toccato. Non Sì, posso fare altro e rispondere. sì, però vedi, c'è una cosa che non riesco a capire ed è questa. Mm. Il volo non era partito dal Venezuela, stava Ok. semplicemente transitando sul Venezuela. Ok. Quindi neanche da dire eh, è un volo che sostanzialmente è originato lì, è un volo che è diciamo di proprietà della compagnia aerea veneziana, venezuelana, scusa, non veneziana, cioè è un velivolo della JetBlue, quindi comunque un velivolo che appartiene ad una compagnia esterna, Sì. Vabbè. cioè è una compagnia statunitense Sì. sostanzialmente. Ora, Boh. abbiamo avuto ampi esempi di, diciamo, mettiamola così, del fatto che comunque pur di generare guerre, di vendere armi, di guadagnare soldi, se ne fregano di tutto di più, però Sì, no, su quello assolutamente. mi sembra strano poi tutto cioè, utilizzando poi sostanzialmente una sorta di metodo che hanno già usato in passato, inizio dell'anno, e che gli si è sostanzialmente ritorto contro. Sì, beh, se non... Perché poi tanto determinate cose vengono anche fuori, certo. che quello rimane un po' più. Comunque, diciamo che abbiamo iniziato la settimana in questa maniera. No, vabbè, certo, sì, sì. Beh, lo dice molto bene Nicolas Cage in The Lord of War, film del 2005, di 20 anni fa, pensate. Che lui è un trafficante di armi e, insomma, qualsiasi scusa è buona per riarmare, per vendere armi, infatti insomma, Fondamentalmente il mercato delle armi è uno dei più grossi finanziatori di qualsiasi presidenza americana. sì, 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 sì. Questo che siano democratici o repubblicani, comunque la lobby delle armi è buona parte di quelle che finanziano le elezioni americane. Quindi e non ci si stupisce minimamente poi perché ci sono sparatorie varie e compagnie belle. Sì, sì. Ma mi dici un attimo che cosa è arrivato di quello che è successo a Bondi Beach in Australia, in Italia, e come è stato detto? Sono curioso dalle news. No, allora, cioè, da qui ho letto soltanto una notizia, Mhm. ma forse è colpa mia, di questo fantomatica coppia
che è arrivata nella spiaggia e iniziava a sparare, giusto? Sì, esatto. Però ho letto solo una notizia e Non hanno detto che, per esempio, quello che ha disarmato uno degli attentatori era musulmano, ovviamente. Immagino. no, mi sembra, no, io non l'ho letto, però Appunto. non l'ho letto, però potrebbe essere colpa mia. No, Quindi, no, ma non mi stupirebbe minimamente per quello che chiedevo, vedendo le ultime. cioè, l'ho letta molto velocemente, ho detto, cioè, all'inizio non avevo capito neanche cosa fosse successo. Cioè, siamo su una spiaggia in Australia e la gente scappa. E avevo letto solo questo, Esatto. però sai, vai, colpa mia, mia responsabilità. No, diciamo, gente scappa giustamente perché poi venivano Allora. prese fucilate. Quindi. No, no, guarda, allora c'è anche su Sky TG24. Allora, aspetta che mi dà la pubblicità, basta, non voglio il video, non voglio video. Allora, no, su Sky TG24 dice un fruttivendolo musulmano di 43 anni si trovava a pochi passi da uno dei terroristi che ha seminato la morte a Bondi Beach. Gli è saltato addosso e gli è strappato dalle mani il fucile. E c'è anche il video, allora vabbè, non ne sto. Sì, no, vabbè, il video questo sì. No, qui almeno, cioè, allora vedi, è colpa mia perché non l'avevo letta molto, molto di sfuggita, però no, c'è scritto, c'è riportato, No, almeno quello. sì, poi vabbè, eh, benché Sky TG 24 volte, però grosso modo le notizie quasi più le dà per bene, per quello che sono, insomma, perlomeno. Diciamo che almeno sono stati onesti, che non è poco. No. Magari su altre testate giornalistiche, magari questo dettaglio. L'hanno fatto slippare, mettiamolo così. Sì, aspetta, no, ma anche su Rai News, quindi anche su Telemeloni. Anche Telemeloni. Ti è piaciuto? Mi è piaciuta, sì, decisamente. Si chiama Alamed, certo, vabbè, i genitori. Sposata, nessuna esperienza di armi. No, vabbè, lo dice anche, sì, lo dice anche Rai TG. No, aspetta, però. Almeno 2 uomini armati hanno aperto il fuoco, bla bla bla. Hanno 12 morti e 29 feriti. Sì, no, è stata abbastanza pesa la cosa. No. Si chiama Ahmed Alamed, fruttivendolo di 43 anni, sposato e papà di 2 figli, l'eroe della giornata, le immagini circolate, bla bla bla. No, non c'è scritto che è musulmano. No, ovviamente. Soltanto il nome, ora. Vabbè, ora soltanto dal nome dovresti intuirlo, però effettivamente. Allora, vediamo sul Corriere della Sera, anche se. Questi 2 pazzi avevano anche degli esplosivi, vabbè. Sì, diciamo che erano andati lì attrezzati. Erano andati lì a fare. A far danno. Decisamente. Allora, c'è il panico, sopra uomini piacciono armi. Vabbè, si no, stavo guardando, sapevo guardare. Ma ora vedevo stamattina, non so se è vero, ma sembra che uno dei 2 fosse stato, abbia, diciamo, addirittura preso parte nell'esercito israeliano. Sembra, però, perché anche questo poi è da confermare. Quindi sarebbe ancora più clamorosa la cosa. Non sarebbe minimamente da stupirsi. Però l'altra cosa. No, vabbè, se no qui troppe pause in silenzio non vanno Sì. bene. No, perché stiamo cercando, perché non ci vede, stiamo guardando un pochino. No, sul Corriere della Sera sì, non hanno accennato. Per ora l'unico che ho trovato è Sky TG24. Vabbè,
beh. Vabbè. Allora, invece, Legati aspetta, su il Sole 24 Ore, strage Bondevich Media, i due killer legati all'ISIS. Cosa sappiamo? cosa sappiamo? Sappiamo che non si può, questo lo diciamo noi, ma dovrebbe, cioè, ognuno dovrebbe saperlo, però che non possiamo fare tutto di un'erba un fascio, No, quello che decisamente. non tutti gli ebrei sono sionisti, e non tutti gli ebrei vogliono la distruzione della Palestina, non tutti, Per fortuna. non tutti i musulmani sono cattivi, e non tutti i musulmani fanno parte dell'ISIS. Però purtroppo, allora, e C'è su chi questo ti decide do pienamente... c'è chi decide di stare da una parte e dall'altra, prendere decisioni e sperando che poi le conseguenze negative vengano pagate, però cioè non è che se io seguo una religione sia per forza cattivo, ma neanche viceversa, quindi vanno valutate tutte non le ipotesi, vanno valutate tutte le notizie che uno poi può recuperare. E su questo ti do Quindi, pienamente ragione. Quello che stavo dicendo, però purtroppo, come abbiamo sempre poi fondamentalmente fatto notare in più di un'occasione, quello che siamo portati a credere dalle notizie, dai telegiornali, dalle fonti di stampa ufficiali, purtroppo, è l'esatto contrario, cioè tutti gli arabi sono cattivi, tutti i musulmani sono dei terroristi, il diverso è sempre qualcuno che va tenuto lontano anziché essere accolto. Purtroppo questo è quello che ci inculcano i media. ma purtroppo gli organi di stampa fanno una cosa che da un po' di tempo a questa parte, è diventata consuetudine, cioè la caccia alla notizia, alla sensazionalità della notizia, perché io arrivo prima sulla notizia, do per primo la notizia, poi dopo con calma Eventualmente con calma posso valutare bene la fonte, vabbè, dipende poi dal tipo di notizia, però posso valutare se approfondire, dare più dettagli, dare anche più spunti. Qualcuno non lo fa, qualcuno lo fa in maniera parziale. bisognerebbe fossero più onesti, mettiamola così, Sì. Allora, da questo punto di vista. Però, sì. Sembrava di aver scritto qualcosa a proposito di questa cosa, ma non mi ricordo. Allora, aspetta, vediamo un attimino se mi dà solo quello che l'avevo scritto io. No, vabbè, te lo farò sapere vado a vedere durante la pausa, perché siamo arrivati in fondo alla prima parte, cari amici, di questo ragionamento e analisi prenatalizio. sì, poi diciamo nella seconda parte andremo invece su qualcosa di un pochino più gustoso, mettiamola così. Ho trovato una notizia, ma penso che tu la sappia sicuramente di già, e ne parleremo un pochino anche in rapporto al fatto che ci stiamo avvicinando a Natale, a ciò che troveremo sulle tavole imbandite. Ma è positiva? Sì, positiva. Più che non positiva. È stato un panettone strano. No, non credo. Cioè, se sai di panettoni strani, fammelo sapere. Allora, la Corsini, che fa prodotti dolciari così, oltre caffè, e fa anche il panettone che riempie solo di confettura marmellata all'albicocca. Vabbè, non è così strano. Ed è buonissimo.
E beh, ed è buonissimo, te lo dico sinceramente. Va bene, quello cari posso amici, immaginarmelo. visto che mi stai facendo venire fame, torniamo tra poco, rimanete con noi. Ok, a tra poco. Eccoci, ben ritrovati qui su Smart Healthy. Una cosa, noi dobbiamo cambiare una cosa assolutamente, non l'abbiamo detto prima, non abbiamo parlato prima, ma essendo il Calibri bandito, noi dovremo scrivere no, le nostre caption in Times New Roman. Lo so Infatti che- No, ma hai ragione, è vero, bisogna scrivere le caption in Times New Roman e stavo quasi pensando di cambiare il font anche sulle nostre miniature dei video e mettere tutto in Times New Roman, scusami, giustamente. Posso dirti che io ho sempre odiato il Times New Roman. Siamo in Odiato, due. ma Lo trovo molto poco creativo come è carattere, molto mettiamola così. asettico. È molto Sì. asettico. Classico carattere da vecchia macchina da scrivere dell'era Sì, c'è. preistorica. Cioè, mi ricordo il Times New Roman sulla macchina da scrivere che aveva mio nonno in ufficio. E fai conto che mio nonno è morto nell'86, quindi si parla ormai di 40 anni fa. Ti dico solo questo. 41, sì, 41 l'anno 41, prossimo, sì. 40 Sì. l'anno prossimo. Sì, 40, 39, sì, scusami. Sì. ti dico solo questo. È carina come cosa, sì. Questa notizia ti ha sconvolto, di la verità. Non me l'aspettavo, ma guarda, effettivamente non mi aspettavo nemmeno che il segretario dei trasporti se ne uscisse dicendo che i viaggi aerei, le persone che vanno a fare i viaggi in aereo dovrebbero avere tipo dovrebbero essere impinguinate con lo smoking e quant'altro, perché si sta raggiungendo un livello di mancata nobiltà, chiamiamola così. Vuole restituire la terza classe? Non ne ho idea, ma potrebbe essere, cioè, oddio, ma ormai siamo tutti a livelli di terza classe, perché sostanzialmente se viaggi in economy adesso è già tanto che riesci a sederti. Non so che cosa si aspetta o meno, ma no, diciamo che è andato a giro a predicare il fatto che la gente si veste in maniera troppo trasandata per andare in aereo, per cui bisogna ripristinare il vecchio decoro, mettiamola così. Allora, il decoro, ma non vanno mica a teatro questa gente, su, mamma mia. No, ma poi ti voglio vedere a fare un volo di 14 ore con in giacca e cravatta, ci voglio proprio vedere. Certo, sì. Già quei poveri cristi piloti se lo devono fare per forza, ma in tailleur le donne, sì, certo. Tailleur le donne, sì, tailleur col tacco 16 a quel punto, perché a quel punto voglio il tacco 16. Cioè, dai, insomma. No, via. Non ho parole. No, decisamente. Parliamo di cose un pochino più serie, visto che siamo ormai sotto Natale, invece, e parliamo del fatto che alla cucina italiana è stata definita come patrimonio dell'umanità. Sì, ma come vuoi sapere come ho scritto? Perché qualcuno, io ho amici anche in Spagna, così, no? In Catalogna, e me l'hanno mandata come notizia, parte da sapere già, e fa sì, patrimonio dell'umanità, ma cucinata bene. Perché quello di sicuro, su questo non ci sono dubbi, bisogna saperla cucinare per bene. e te mi puoi mettere la pizza come patrimonio dell'umanità, ma se me la cucini o mi fai degli obbrobri, non è più neanche cucina italiana, quindi... Sì, no, quello di sicuro. Allora, tendenzialmente bisogna saperla cucinare per bene, bisogna sapere quali sono gli ingredienti giusti da poter utilizzare nelle singole ricette, quindi non utilizzare la panna nella carbonara, per esempio, che già quello è un abominio già di suo. Insomma, ci sono un po' di cose che effettivamente bisogna conoscere, però diciamo finalmente è stato riconosciuto una cosa che poi sostanzialmente tutti sapevamo, ma che nessuno aveva mai avuto il coraggio di affermare definitivamente. Cioè, la cucina italiana sostanzialmente è una delle migliori al mondo,
è Sì, inutile sì, prendersi per per i per i fondelli. fondelli, sì, sì. Diciamo, il fatto di essere sotto Natale nell'ennesima dimostrazione, tutto ciò che arriverà sulle nostre tavole nei prossimi 20 giorni più o meno, sappiamo benissimo che porterà danni fisici non indifferenti. E no, infatti, diciamo che c'è anche un discorso di... Ah, a parentesi, a inizio mese andai a donare il sangue e l'infermiera mi fa, però ti è andata proprio bene a te, capitare in questi giorni. Non mi ricordo, era il 6, 7, una decina di giorni fa, Mhm. insomma, il 6, 7 di dicembre. E gli fa, perché dovrebbe essermi andata bene? Ah, perché ti è capitato la turn, perché a turni, a seconda di quando vai, insomma, di ogni quante volte doni, ti fanno anche delle analisi complete. Mhm. Fa, sì, perché ti è capitato la turnazione delle analisi complete prima delle Delle festività. festività natalizie. E andava bene. Vabbè, a quel punto di sì, decisamente ti è andata veramente giusto, anche perché mi immagino che i livelli di glucosio e di colesterolo sarebbero stati un pelino più alti E dopo, sì, dopo, dopo le feste, mettiamola così. sì, 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 assolutamente, assolutamente sì. Ma come sono com'è la sensazione in Italia per queste feste? C'è un po' di mercato che si muove un pochino o è tutto fermo as usual? Cioè, mercato in che senso? Mercato in generale, nel senso c'è gente che va a fare per esempio gli acquisti natalizi piuttosto che, o è tutto Allora, fermo? no, 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 c'è della movimentazione. L'altra sera passai dal centro e mi fermai. Tra l'altro faceva fresco, quindi freddo mi sono preso, c'era il mercatino di Natale in Piazza Santa Croce, mi sono preso un vin brûlé. Il movimento c'era. Magari non è più come una volta che uno va apposta per comprare i regali, Mhm. pensieri che dir si voglia, ma le famiglie o la coppia o di amici o fidanzati che siano vanno in centro, se capita l'occasione, oppure se trovano quello che avevano pensato, immaginato di comprare per regalare, lo comprano. Se no, o viene ordinato su Amazon, su varie piattaforme, però diciamo è una via di mezzo, cioè le persone vanno in centro, soprattutto su una bella giornata come domenica, viene la voglia di andare. Infatti io mi sono spostato con il bike sharing e non con la tranvia perché era piena, e col bike Non sharing. immaginavo qualcosa di differente per la tranvia, mettiamola così. No, 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 ma il sabato e le domeniche, soprattutto belle giornate, ora che si va nelle feste, sono piene. E io invece con la biciclettina elettrica a Nolo, ta ta ta, e mi son spostato con quella, però la tranvia era molto piena per quanto riguarda Firenze, in direzione del centro. Questo perché comunque visitare il centro di Firenze, come tutti sappiamo, è un museo a cielo aperto, quindi uno va per fare le passeggiate in centro e se capita l'occasione, le persone comprano, anche magari a risparmio, certamente, però comprano, a meno che non poi, vabbè, nell'eventualità non trovassero niente, non compra nulla, d'accordo? Questo va da sé, Ma però l'idea è compro nei grandi magazzini o compro locale? Perché poi c'è una bella differenza anche lì. secondo me è un misto perché è talmente variegata la situazione, anche perché chi va in centro non va appositamente nel grande magazzino, cioè nel senso, se io voglio comprare con qualcosa, un regalo, con l'idea di comprarlo in un centro commerciale o comunque in un discount o in un outlet, vado appositamente nel centro commerciale
nell'outlet o altre che stanno fuori dal centro città. Se io vado in centro, certo, ci sono anche delle pseudo catene, no, pseudo catene, pseudo centri commerciali più piccoli, ma catene famose come il marchio con la Z. Sì, sì, sì. Cioè io vado da Zorro, che poi l'idea lì di andare da Zorro, che non è Zorro, è un Zorro Sì, sì, sì. di Nome fantasia, fittizio. ma tu hai capito benissimo. Sì. Cioè sul tetto dell'edificio dove c'è Zorro, io vado a fare l'aperitivo, vado a prendermi il caffè e nella discesa mi fermo a guardare anche solo per curiosità. Se c'è qualcosa che poi vale la pena o di prezzo o anche di tipologia merceologica, allora la compro. Se no, ho fatto l'aperitivo, ho fatto la merenda e E via. ho goduto della vista del panorama della città dall'alto e via, e ciao. Cioè, però non è proprio, cioè chi va in centro perlomeno, se va a comprare va fuori, in altri centri commerciali, e vabbè, anche lì confusione massiva, sì, certo, è quello, quello sì. Quello si sa, non avevamo anche lì, neanche lì il benché minimo dubbio della cosa, però poi alla fine. Assolutamente, assolutamente. No, quindi sostanzialmente c'è la sensazione comunque che l'economia in qualche modo stia girando, poco tanto che Sì, sia sì, alla sì, fine, sì, 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 quello sì. non è male tutto sommato. Quello sì. Poi certo, tra dire sono tutti felici perché sono tutti a guadagnare è Quello è un un'altra, parolone, si sa. un'altra parola, un'altra cosa, un altro paio di maniche. Però non è non siamo più nemmeno negli anni post-Covid dove era tutto bloccato, Ah, insomma, motivi, per motivi evidenti, diciamo così. non male, non male, Infatti, e non è poco. Senti, ma vogliamo farlo un recap di quello che è successo, cioè di tutto questo primo anno della trasmissione alla fine? vuoi fare il recap? Io lo volevo fare all'inizio anno nuovo, però vabbè. No, Ma va bene, facciamo... è l'ultima Ora, puntata del 2025, per cui poi alla fine forse, non lo so, sì, 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 facciamo un recap subito, veloce, e poi riniziamo l'anno nuovo con nuova linfa vitale. nuova linfa, nuovo verbo, sì, direi alla fine Sì. potrebbe essere un buon. Tiriamo un pochino le somme, diciamo che ci siamo divertiti noi sostanzialmente. Ma noi ci divertiamo sempre perché la base deve essere quella di divertirsi, perché se uno non si diverte, certo ci sono anche cose non divertenti, però trovare lo spunto per divertirsi anche nelle cose non divertenti, ma non è questo il nostro caso, è sempre comunque, è sempre insomma una ricerca, qualcosa che dà ma un minimo anche più di leggerezza, perché sì, le cose, a parte noi trattiamo di cose serie e meno, abbiamo trattato di tanti argomenti, sia di attualità che non collegate alle ultime notizie, come la puntata scorsa, quella sul giorno del ringraziamento, è stata, diciamo, Una puntata un po' più leggera e tranquilla, dai, no, mettiamola ma a così. parte più leggera e tranquilla, era scollegata da quello che sarebbe successo nel mondo, di notizie, anche se poi sono successe cose anche interessanti di cui avremmo potuto parlare, ma abbiamo poi deciso di comune accordo di parlare di un argomento. Diciamo che secondo me la trasmissione subirà inevitabilmente un'evoluzione Quello di positiva, sicuro, positiva, positiva, decisamente. per il semplice fatto che noi vogliamo, cioè noi, e io parlo anche per te, però poi dimmi. Sai benissimo che le idee ci siamo confrontati più di una volta su come alla andare fine, avanti. alla fine mi dicevo, ma che stai dicendo? Ah, No, no, allora, cari amici ascoltatori, allora intanto vi invito a recuperare tutte le puntate, come ha fatto una mia carissima amica che mi ha detto, guarda, mi sono persa le ultime puntate,
anche di questa, ma anche di altre trasmissioni, visto che vado in palestra, me le metto a riascoltarle, piano piano recupero. Quindi, cari amici, mi raccomando, recuperatele con calma, tanto c'è tutto il tempo delle feste. E... Tra una gozzovigliata e l'altra, alla fine direi. Sì. E cercheremo, perché l'idea, come stavo dicendo, l'idea è quella di trattare poi argomenti più specifici, come il giorno di ringraziamento, come anche altre cose poi legate sia all'attualità, perché poi quello che succede negli Stati Uniti e in Europa ci tocca direttamente, quindi comunque io ti saluto, il nostro caro amico che non mi ricordo, non me l'ha detto dove sta, però mi ha detto volentieri, lui potrebbe essere interessato a contattato, almeno come ospite sicuramente sì. Caro William, lo salutiamo di nuovo e cercheremo di avere anche più ospiti, perché è vero che noi ci confrontiamo e completiamo l'argomentazione, ma avere anche un ospite in più. Non ti dico che chiameremo qualcuno dal Venezuela, ma perché meglio di no. Meglio di no, però no, allora diciamo l'idea di avere degli ospiti potrebbe essere un'interessante novità anche per l'anno nuovo, anche perché giustamente, cioè, alla fine noi usiamo la nostra idea per proporre qualcosa, però avere anche punti di vista differenti, magari anche da culture differenti, proprio potrebbe essere esatto, un buono spunto alla fine. Il fatto è che noi siamo solo in due puntini molto piccoli. Sì, io sto anche se è un capoluogo di regione, è una città non anche troppo grossa, caotica, sta diventando caotica, ma neanche più troppo grossa. E anche tu uguale, cioè non stai in una metropoli. Sì, no, non siamo in una metropoli, siamo comunque in una cittadina che, per quanto piccola, è comunque considerata quasi una cittadina di campagna, mettiamola così. Sì, che poi stavo per dire, ma perché l'ho sentito in un film, siamo una cittadina dell'Iowa, no, sei in North Carolina. No, siamo in North Carolina direttamente, però diciamo la cittadina dimensionata a livello americano è equivalente a Firenze in Italia, sostanzialmente, quindi... Sì, certo. E quindi avere più spunti da altre idee, altre mi stavano chiamando, scusate, da altre teste, sì, da altri punti di vista, potrebbe essere positivo, perché il confronto è sempre, anche perché un conto è vivere a Greensboro, un conto è vivere a Firenze, un conto è vivere... Io ho un amico che ha la cognata che sta a Seattle, lui è di Firenze, e quindi già averlo, già anche il punto di vista di un, diciamo, mezzo turista, perché alla fine mezzo turista, perché per le festività è laggiù, è lassù. È a prendere un po' di neve in quel di Seattle. Che è dalla parte opposta, letteralmente in diagonale rispetto a te. Decisamente, proprio da tutt'altro lato. Non ci sono ancora stato, tra l'altro, da quel versante degli Stati Uniti, però mi piacerebbe veramente tanto. Dice essere veramente valido come zona. Esatto. Che... Quindi farsi raccontare di com'è da altre persone, altri punti di vista, altri luoghi, perché poi alla fine sono altri luoghi, amplierà l'offerta della nostra trasmissione. Decisamente. Amplierà, perché lo faremo sicuramente. Sì. Mettiamola così, dobbiamo trovare il modo di farlo in maniera che possa essere utile a più persone possibile. No, certo, certamente. E poi che dire, continueremo a trattare argomenti come quando trattavamo di cibo e quant'altro, o quantomeno ci proveremo, dipenderà poi tutto anche dai nostri ghostwriter favoriti, ma quello è... Sì, no, oltre al discorso del giorno di ringraziamento
ci fu una puntata, se ti ricordi bene, dove abbiamo parlato di cibo, di differenze di Pasqua, mi sembra. Sì, esatto. Ma a Natale che mettano gli americani sulle tavole? Pranzo di Natale, allora, è un pochino tipo quello di Pasqua, nel senso non hanno un piatto particolare come può essere per il giorno del ringraziamento. Come ti dicevo, anche in uno degli ultimi episodi, fondamentalmente per loro il Natale è quasi il giorno del ringraziamento, più che non tanto il Natale effettivo. Sì, si riuniscono in Sì, famiglia sì. e quant'altro, però non c'è un piatto tradizionale sostanzialmente. Ok. Poi Quindi magari fanno anche il tacchino un'altra volta. magari lo rifanno, ma magari fanno anche roba di pesce, però stavamo guardando anche noi adesso che andremo via per Natale. Stavamo cercando un posto dove andare a mangiare il 25 e comunque faranno anche lì quello che abbiamo visto, molto pesce sostanzialmente. No, vabbè, ci sta, caro Piero, ci sta. E non è, cioè, è un po' alla mamma ha perso l'aereo, ma fino a un Sì, certo punto. una sorta di mamma ha perso l'aereo. Tendono molto di più a spostarsi rispetto a noi. Noi di solito in Italia il Natale è in famiglia sostanzialmente. Se ti sposti vai perché vai dalla famiglia Sì, sì. alla fine. Ma c'è, a parte manca pochi minuti, ma non so se hai letto la notizia, quell'approfondimento per il quale costa di più fare Milano-Palermo diretto che non fare da Bratislava o da Varsavia, fare Milano-Varsavia, Varsavia-Palermo costa meno. Allora, ho visto qualcosa, non l'ho approfondito ancora, però potrebbe essere interessante farlo. Ho capito che c'è di mezzo anche l'antitrust che vorrebbe multare Ryanair per queste, diciamo, per posizione predominante. E se ne parlava un attimo anche con mia moglie, con mia suocera, però tutto sommato, nel senso, e da qui sono d'accordo con mia moglie quando dice lì fanno loro, nel senso, perché dovrebbero essere multati? Se loro sono in grado di fare prezzi più bassi. Sì, no, ma secondo me è proprio un discorso di mercato perché è non tanto immediata come ragionamento, però costa di più Milano-Palermo perché sanno, numeri alla mano, che ci sono molte persone che vanno verso sud a Palermo. Sì, Quindi loro fanno il prezzo, tanto sanno che l'aereo si riempirà, perché lo sanno. sì. Palermo o altre città del sud, loro lo sanno. Mentre la tratta singola Milano-Varsavia oppure Varsavia-Palermo è meno utilizzata, meno Meno anche sfruttata probabilmente alla meno fine. attrattiva, magari anche, cioè, più Varsavia-Palermo è meno attrattiva che non Milano-Varsavia, e quindi eh, abbassano Abbassano la tariffa abbassano i del prezzi perché biglietto, hanno sì. necessità di recuperare posti, di vendere biglietti, perché Varsavia-Palermo, ora sinceramente, chi è che fa Varsavia-Palermo? Ma allora ti dico, io a Varsavia ci sono stato personalmente, mi è piaciuta molto come città, non è ovviamente la Varsavia prima del conflitto mondiale, su questo purtroppo ne siamo tutti consci, però sostanzialmente è una città che tendenzialmente tornerei a rivedere anche volentieri, così come Certo. tornerei a Cracovia per esempio, o altre città della Polonia che abbiamo visto quando ci siamo stati. E allora, che poi ci sia un traffico minore nel fare un volo Varsavia-Palermo, quello ci può stare, ma più che altro dovuto anche a periodi in cui il volo è attivo. Sì, sì, certamente. Però Sì. sono meno, diciamo così, ci sono più milanesi con origini del sud Italia
che vanno verso Palermo che non polacchi che vengono verso che Palermo. vanno a quello Palermo. sicuro. Capito? È quello, il discorso è quello. Vabbè, una volta io feci di ritorno, ma con la scusa di andare a visitare Cagliari, perché Vabbè, quello perché volevi farlo te sostanzialmente. no, va bene, però ho speso poco perché io feci Tarragona, Cagliari, Cagliari, Pisa. Eh, Però con anziché quella fare scusa bene. ho visitato Cagliari e Cagliari io non ci sono più tornato da Hai allora. visto? Bisognerà che ci torni. Non è mai... Ne è valsa la pena e hai scoperto una nuova città italiana che non conoscevo. Sì, anche perché Cagliari non è il problema di essere su un'isola e cioè, deve andarci apposta. Beh, sì, Cioè, non è tendenzialmente come un anche se no. viaggio, non è come un viaggio in macchina, parti da A, arrivi a B e nel mezzo puoi fare un Ci itinerario. passi, Capito? Non è che ci passi, che ci potresti passare. No, più che altro è che Cagliari purtroppo non è nemmeno uno di quegli aeroporti, tra virgolette, internazionali dove diciamo c'è parecchio traffico. Ha comunque traffico perché ovviamente essendo in Sardegna è un aeroporto che ha traffico, però non è Fiumicino per dire, o non è Malpensa. No, certo. No, Quindi- certo, assolutamente. Assolutamente. Bene, caro Piero, io che ti dico? Auguro a te e ai nostri cari ascoltatori un augurio di buone feste, come si suol dire, e tanti auguri, sperando in un miglior principio per il 2026 e insomma con più notizie positive che non altro, Sì, quello cercando di decisamente. Ne cercando abbiamo di- bisogno. Esatto, e noi faremo del nostro meglio per alleggerire, come sempre, l'attualità, le notizie di attualità, gli argomenti e quant'altro. Tanti auguri, Auguri anche a te, auguri ovviamente poi a tutti quelli che ti sono intorno, perché sai che conosco molto bene, per cui come in televisione. Saluto auguri, tutti quelli che mi conoscono. esatto. No, sono i famosi auguri a te e famiglia di cui si parlava No, prima. va bene, ma noi li facciamo seriamente Sì, sì. e a tutti, a tutti. E infatti ricambio anche per te. Noi ci rivediamo il 7 di gennaio con la trasmissione. Fate i bravi, non mangiate troppo, non Ma gozzovigliate bevete, almeno troppo. vi divertite. Almeno bevete e vi divertite, esatto. Non guidate, però se Non state a guidate, casa. fate bevete- le persone serie, esatto. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata 2025 di Smart and Healthy. È stato un piacere. Alla prossima. Buona fine, miglior principio, alla prossima.